primo pensiero istintivo e il primo pensiero razionale che hai avuto quando hai visto le immagini di Notre Dame in fiamme? Cosa hai pensato istintivamente? Si poteva evitare. Probabilmente perché siamo di fronte... Tu hai escluso, scusami se ti interrompo, tu hai escluso subito che fosse terrorismo, istintivamente hai... No, assolutamente no. No, includo poteva evitarsi tante possibilità. No, ho semplicemente escluso il destino, chiamiamolo così, quindi l'imponderabile, quello contro il quale non si può lottare, insomma. Quindi ho escluso questo. Da lì il mio primo istinto è stato lo si poteva evitare, probabilmente aggiungendolo. Il mio non è stato uno slancio di presunzione, è stato l'opposto, è stato un atto di umiltà. Quando dico lo si poteva evitare, intendo dire forse con un'attenzione posta più umile, forse avremmo visto quello che non abbiamo visto, o quello che le indagini andranno a rivelare che non si è visto. Per persone come te che si occupano di sicurezza a livello internazionale, è corretto dire che esiste un prima dell'11 settembre, un dopo l'11 settembre, o non è così? Una domanda difficile perché potrei risponderti a più livelli. Sicuramente c'è stato un prima e un dopo a livello della coscienza collettiva, cioè il tema è, e questo è indiscutibile, è arrivato magari a persone, a ambiti dove non sarebbe arrivato prima. Detto ciò, a parte il fatto di aver diffuso qualcosa a gente che forse non ci pensava, non è una novità in sé. Non è cambiato nulla quel giorno, è cambiato l'impatto probabilmente mediatico. Il gioco quasi da regia televisiva di colpire la prima torre, fare in modo che dopo un quarto d'ora, ovviamente tutti stanno inquadrando, tutte le telecamere del mondo stanno inquadrando la prima torre e a quel punto colpire la seconda torre fa sì che la seconda torre l'hanno vista in diretta in tutto il mondo. I media diventano un sistema d'arma a questo punto. I media sono un sistema d'arma il cui appropriati dal nemico, se vogliamo vederlo in termini tattici, mi scuso per il vocabolario molto tranchant, ma è un'analisi chirurgica la mia. Quando non ci si riesce a battere un nemico con le proprie armi, ci si adotta le armi del nemico, banalmente. Cosa intendo dire? Che molto prima di utilizzare l'aereo ci si attacca alla verticalità, cioè il fatto di concentrare un grandissimo numero di persone, quindi innanzitutto di vittime, intese come persone, esseri umani, ma poi di interessi economici, di simboli, ecco. Averle concentrato in una torre non è il fatto di chi attacca, è il fatto di chi subisce il danno. E questo è un primo elemento, quindi si va a attaccare ovviamente un punto debole. Poi vorrei ricordare che quel punto debole è stato attaccato più volte in passato e quindi si è di fronte a un nemico che prova e impara. Nella difesa non ci si può provare ad imparare perché qualsiasi sbaglio, ahimè, è fatale. Nell'attacco invece sì, e quindi c'è un'asimmetria, non tanto, si è molto parlato di asimmetria sui mezzi, qui c'è proprio un'asimmetria tattica. Chi attacca può provare più volte, chi si difende, ahimè, no. Poi il terzo ed ultimo elemento è che non potendo convincere la società del proprio messaggio, la si utilizza per recepirlo. Ecco. Se non posso convincere, perlomeno faccio in modo che quella persona mi senta. Torniamo poi a Parigi, ma passiamo un momento da New York allo Sri Lanka. Adesso, anche in questa occasione, si sente dire ma l'intelligence lo aveva detto, qualcuno lo sapeva, ogni volta c'è questo ma noi l'avevamo detto. Ma perché allora non si viene ascoltati? Stessa cosa era successa con le due torri. Sì. Praticamente ogni volta che succedono atti di terrorismo qualcuno lo aveva già detto. Allora, vanno distinte più cose. Intendo dire che è il lavoro dell'intelligence produrre ipotesi e trasmettere segnali, tra questi segnali più o meno deboli, più o meno forti. Quindi fa gioco la quantità. Ecco, vorrei subito già scardinare un fatto che se è mestiere mio produrre delle ipotesi, delle informazioni, trasmettere dei segnali, probabilmente tra questi
uno si avverrà. Ecco, questo è un fenomeno meccanico. L'altra cosa invece è molto più sintomatica ed è la seguente, fa riferimento alla teoria dell'informazione, quella che è stata, adesso senza entrare nei tecnicismi, ma siamo nell'immediato dopo Seconda Guerra Mondiale, no? Nasce la teoria dell'informazione e dice, questa teoria dice una cosa molto semplice: più è improbabile il contenuto del messaggio, no? Più informazione contiene questo messaggio. Quindi un esempio semplicissimo, nevica d'inverno è un messaggio abbastanza probabile, quindi con poca quantità di informazione. Invece il messaggio nevica in estate contiene molta più informazione, se non che questo messaggio, essendo considerato meno probabile, viene meno ascoltato. Ecco quindi due fenomeni che fanno sì che molte delle volte i segnali deboli non vengono colti. Torniamo a Parigi. Innanzitutto due parole dal tuo punto di vista su Notre Dame e su Parigi. Bisogna dire, è una città, è un luogo che conosci. Ci sei legato particolarmente? O quando arrivi a Parigi provi una certa insofferenza? No. Allora, malgrado i 72 milioni di turisti che Parigi accoglie ogni anno, e quindi da lì la possibile insofferenza che alcuni parigini vivono, intanto io sono nato a Neuilly-sur-Seine, quindi attaccata a Parigi, quasi Parigi direbbe qualcuno. No, ci sono ovviamente... Hai lavorato e hai studiato a Parigi? Ho studiato, ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare anche al Ministero della Difesa nella sua sede storica, la cui facciata ha ancora i segni, ahimè, della Seconda Guerra Mondiale, quindi è un luogo carico di storia per me e il mestiere che facevo, ma carico di storia in ogni suo punto della città, questo è abbastanza ovvio. La gendarmerie che abbiamo visto all'opera praticamente in diretta in tutto il mondo nelle ore dell'incendio, sì. Ti è familiare? Molto, avendo avuto l'onore di poter partecipare a grandi momenti di svolta di questa istituzione ormai anziana, ormai più che consolidata, qualcuno direbbe ingessata, ma non lo è, proprio perché ha saputo rinnovarsi come tutte quelle cose che sono confrontate alla realtà delle cose. Non c'è altra via se non che quella di adattarsi in modo dinamico. Un po' di rimpianto per quegli anni? No, nessun rimpianto, no, un'immensa gratitudine di aver potuto imparare e maturare quello che oggi possiamo dare a molte più persone. Io lo sintetizzerei così. Quando ero nelle istituzioni c'era tanto tempo per pianificare e poco tempo per agire, no? Di solito l'azione, certo. Molte delle azioni, come si sa, durano anche pochi secondi, no? Ma poi soprattutto si lavorava più su chiamata, direi, no? Cioè c'è un problema e si è chiamati e lo si deve risolvere. Oggi, avendo la fortuna di poter lavorare per l'insieme della società civile, a prescindere da chi, è il contrario, c'è meno tempo per pianificare, si è coinvolti nell'azione quotidianamente, specialmente poi con i rischi digitali, ma soprattutto c'è questa capacità a tramandare le cose prima di essere chiamati. Si chiama banalmente la prevenzione. Torniamo a Notre Dame, facciamo conto che è un'ipotesi, tutto ciò dipende magari da un operaio che ha lasciato, finito il lavoro, la stufetta elettrica accesa, cortocircuito, gli impianti saltano perché siamo in una chiesa che è Notre Dame. In quel caso gli esperti, gli uomini della sicurezza, come potreste essere tu e i tuoi, cosa avrebbero potuto fare? Avrebbero potuto evitarlo? Allora, avere la presunzione di dire che se ci fossimo stati noi non sarebbe successo, assolutamente no, ma penso che nessuno di serio possa dirlo. Avere incrementato il livello di tenuta invece sì, e questo a tre livelli, diciamo. Il primo è quello di aggiungere appunto un qualcuno che venga oltre alle verifiche in atto, quindi che venga a validare se le verifiche ci sono state o meno. Il secondo livello è quello di, per l'appunto, far succedere queste cose, no? Cioè banalmente simularle,
ma non secondo i crismi delle prove consolidate, magari anche preannunciate, no? Come le evacuazioni antincendio, no? Dove il più delle volte si conosce l'ora, la data e ci si prepara anche. No, simularle in un modo realistico. Più realistico è la simulazione, più ci si misura l'efficacia con la quale risponde. Poi il terzo livello è molto importante, è che qualora c'è qualcuno ad occuparsi dei rischi, non è solo aumentare la consapevolezza, come lo sento dire, ma è proprio far capire che la tutela, no? Quell'angolo, quella pietra un po' messa da parte, un po' scartata prematuramente, in realtà è una pietra d'angolo sulla quale costruire. La tutela non è qualcosa di centrale, non è la scultura che sta in cima a Notre Dame, però è la pietra sulla quale ci si può costruire Notre Dame. Ecco. Che percezione c'è oggi, secondo te, della sicurezza? Sicuramente è un mondo che spaventa, la gente ha paura, si cerca la sicurezza il più possibile, però poi che garanzie si hanno? Faccio l'esempio dei telefonini, noi basta prendere un telefonino come questo, ma che abbiamo tutti in tasca, ma quelli che fanno il vostro mestiere si sanno dire se questo utilizzo è un utilizzo sicuro o no. Ecco, parliamo dei telefonini. Parliamo dei telefonini. Allora, intanto, alla domanda generale come sta il mondo oggi nei confronti della sicurezza e della tutela, sicurezza intesa in senso lato, ovviamente. Certo. Direi che il mondo assomiglia un po' a quelle strade di montagna con quei cartelli "attenzione caduta massi". Cioè, tanti soldi per i cartelli, un cartello può anche costare fino a 140 euro, no? Non installato, no? Però il cartello ovviamente non impedisce la caduta massi. Però mette, come si può dire, scarica di responsabilità, io ve l'avevo detto e quindi potevo vedere i massi. Questo era vero fino al 28 settembre dell'anno scorso, anzi scusatemi, del 2008, confondo il 2008 col 2018, nel quale la Corte di Cassazione in Italia spiega che proprio quel cartello lì non esime l'ANAS dalle conseguenze di una frana. Quindi non c'è neanche più quello. Tutto al più qualcuno potrebbe dire, vabbè, l'ho detto e quindi la gente guida magari in modo più prudente. Se non che in questo caso non vale neanche questo, perché la gente non guida guardando per aria, no? Deve guidare guardando davanti a sé. Quindi questo è un po' il mondo di oggi. Una strada con i cartelli "attenzione caduta massi". Dove è che voglio arrivare? Un mondo nel quale vale più la certificazione, no? La certificazione come il cartello che dice, ma io te l'ho detto, dovremmo essere a posto. Ecco. La certificazione come la norma dice come dovrebbero essere le cose. Quello che manca è qualcuno che dica sì, le cose stanno effettivamente così, ci siamo oppure non ci siamo proprio, oppure siamo in quella via di mezzo. Ecco cosa manca. Tornando al tema dei telefonini, la domanda spesso e volentieri è ancora più brutale, ma io Canturnè, sono al sicuro? Punto interrogativo, no? Domanda difficilissima perché la domanda è rivolta come se essere sicuri fosse uno stato, no? E questo viene anche lì dalla forma mentis delle norme. La norma è la normalità, no? Cioè quello che dovrebbe succedere il più delle volte, statisticamente almeno. E quindi viene naturale pensare che quello che è fuori dalla norma è insicurezza, stare nella norma è sicurezza, come se fossero due stati statici. E questo però è pericolosissimo, senza giochi di parole, perché la sicurezza non è qualcosa di statico, è qualcosa di profondamente dinamico, cioè è uno sforzo continuo. Vale la stessa cosa con i telefonini. Come la felicità, insomma, momenti di sicurezza. Va conquistata e va mantenuta regolarmente, assolutamente sì. Quindi l'uso di un telefonino, per essere molto concreti, necessita sì di regole, prima, durante e dopo, ma attiene più a quello che io chiamerei l'igiene dell'uso dell'Internet of Everything, perché oggi si chiama così, quindi dei device che ci circondano e che sono tutti collegati a Internet, no? Quindi c'è un modo in cui usarli che è più sicuro di un altro. E per quindi esempio? Già facciamo un passo in più, cioè non stiamo dicendo che il telefono è sicuro o meno, stiamo dicendo che la nostra interazione col telefono può essere più o meno sicura. Ecco, ma approfondiamo questo aspetto. Innanzitutto
la riservatezza dei dati. Ci sono dati che per noi sono abbastanza ininfluenti, ma che sono preziosi per altri. Attraverso non solo il mondo dei telefonini, il mondo delle carte di credito, riusciamo a essere schedati tutti. Ecco, da questo punto di vista ci dobbiamo preoccupare di questa rete a maglie sempre più strette in cui noi siamo identificati o no? Preoccupati no, pienamente consci sì. In particolare, allora, è abbastanza, penso, condiviso da tutti oggi che i dati sono effettivamente il petrolio del XXI secolo. Non è un motto, è dare atto a società che producono o che valgono centinaia di miliardi di dollari sul mercato e che si nutrono di dati. Quindi è una semplice osservazione. Ecco, quello di cui bisogna essere consci non è solo il grado di riservatezza, perché giustamente, come detto, alcuni dati non hanno nessun carattere di riservatezza in sé, ma potrebbero averlo se aggregati o se letti in un certo modo. Quindi il punto in realtà non è né la privacy, che riguarda il fatto che qualcuno non dovrebbe, come si suol dire, farsi gli affari miei, no? Lo virgoletto, piuttosto che la riservatezza, questo è un segreto mio e quindi non è tuo. Ma più di tutto questo, il tema vero è la sovranità dei dati. A chi appartengono questi dati? Ad oggi diamo per scontato che se questo dato è reperibile, uno direbbe in natura, aggiungo in natura digitale, no? Su internet per esempio, allora è libero. Non è così, non è libero di diritto, e questo lo sappiamo per via del copyright, no? Da anni. Non è che la digitalizzazione abbia intaccato il diritto d'autore, lo vediamo con le recenti normative appunto sul diritto d'autore per proteggere i prodotti dei media, no? E adesso fino all'individuo, con la normativa europea sui dati personali, che dice una cosa assolutamente nuova nel mondo, dice i dati di una persona appartengono a quella persona. Ecco, tutt'al più quella persona può non esercitare i suoi diritti se non lo vuole, ma non può regalarli. I suoi dati sono suoi ovunque nel mondo. Ecco, questa è una novità. E se le vengono sottratti diventa un furto. Peggio di un furto, direi. Se vengono sottratti diventano... è come attingere a quella persona lì. Allora diciamo che in un secolo e mezzo, neanche, in un secolo e qualche decennio di storia, e ce ne sono voluti dei decenni, per far capire che attingere all'integrità fisica di un essere umano era contro la legge. Ecco, oggi è una cosa assodata, però non era così qualche diciamo 150 anni fa. Poi la storia si è accelerata, come sempre, dagli anni 2000 il danno psicologico appunto è diventato danno, quindi una persona può far male perché può incrinare la mia incolumità fisicamente, questo lo si sapeva. Adesso questo concetto viene esteso al danno psicologico dagli anni 2000, quindi una cosa molto recente. E il terzo step, combacia con il mondo digitale. Dice qualcuno che sfrutta i tuoi dati a tua insaputa, in un modo non legittimo, non corretto, sta recando un danno alla tua persona. Facciamo una pausa, poi vediamo questo eccesso, questo mare di informazioni, se è un mare che aiuta ad andare avanti o invece frena. Ne riparliamo fra un istante. Parlavamo di informazioni, oggi un mare di informazioni. La mia era una generazione, per fare l'esempio più banale, che si andava in vacanza, aveva, forse li ricordi, i rullini da 36 fotografie. Scattavi un centinaio di foto e 3-4 rimanevano come testimonianza. Oggi in un'ora scatti 100 foto e alla fine al ritorno di una vacanza hai migliaia di scatti. Ecco, è un esempio per dire che forse il mare di informazioni poi alla fine non è più navigabile. Esattamente così. Anch'io ho conosciuto quel periodo lì e anche il passaggio poi alle diapositive, no? Certo, ci ricordiamo per alcuni di noi le serate a guardarsi, no? quei tamburi di diapositive. Il fatto è proprio quello, la quantità uccide non solo la qualità ma uccide l'oggetto stesso. Da quando le foto non sono più stampate, in realtà osserviamo bene i nostri comportamenti, non le guardiamo più. Non le guardiamo più. Cioè è diventato scattarle il problema, non guardarle.
Esatto, dov'è che si arriva con questo ragionamento? Si arriva al fatto che non valgono più le informazioni in se stesse, valgono per le aggregazioni o gli algoritmi, cioè per usare un termine anglosassone, i patterns, cioè quindi come poterle aggregare per dedurne qualcosa. Ecco, quindi l'informazione in sé non vale, esattamente come un litro di benzina, non me ne faccio niente, se no mettendolo in un motore, che oggi sintetizzo molto brevemente in intelligenza artificiale, e questo mi dà un qualcosa. L'automobile mi dà il fatto di potermi spostare velocemente. L'intelligenza artificiale mi dà accesso a delle informazioni che le informazioni primarie non mi consentivano di vedere. Il tuo mondo, il mondo della sicurezza internazionale, che è un mondo che si sta sempre più specializzando e radicando, un inciso, quante lingue parli? Io ho 4 lingue e mezzo. Il mezzo qual è? Serbo-croato. È un mondo, diciamo, quello della sicurezza, che sta diventando sempre più ampio, ed è un mondo che ogni volta in cui ci si entra in contatto ti mette in guardia, questo sui social. Parliamo un momento dei social. Tu li vedi come un pericolo, un utilizzo pericoloso? Insomma, se i tuoi figli utilizzano i social ti senti più sereno o no? I miei figli utilizzano i social e non mi hanno anche chiesto il permesso, anche se su questo potremmo tornare sulle ultime modifiche normative in materia, ma no, assolutamente no. I social, facciamo un passo indietro, i social sono una delle manifestazioni del mondo digitale. Ecco, l'unico pericolo, chiamiamolo così, è di pensare che il mondo digitale sia la digitalizzazione del mondo reale. Quello che a un certo punto anche i media, no, hanno pensato, pensando di riprodurre per esempio su un tablet la prima pagina di un giornale cartaceo, e questo sappiamo bene non ha funzionato. Ci sarebbero altri esempi, la legge cosiddetta universale della gravità, la gravità universale vige in tutto l'universo, lo sappiamo bene, tranne che nel mondo digitale, se uno ci pensa. Ecco, con questi 2 esempi, uno molto concreto, l'altro forse un po' più teorico, capiamo bene che quello è un mondo a sé stante, con le sue regole. Ecco. Quindi ci si muove semplicemente con tutta la cura, l'attenzione di quando ci si esplora un mondo. Ecco. Quindi il mondo digitale va aggredito come esattamente gli esploratori sono andati alla ricerca di oro, di ricchezze, o semplicemente anche a fini di esplorazione pura, lo sappiamo. Ecco, ci andavano con una certa, chiamiamola prudenza, no? Con fasi di ricognizione, con fasi dove se mi devo spingere lontano, prima mi spingo 1 metro in là, poi vedo, no? Provo, eccetera. Ecco, il mondo digitale è uguale, quindi non è un rischio in sé, va semplicemente aggredito nel modo giusto, esplorandolo progressivamente. Lenin sosteneva che la storia marcia in progressione facendo 2 passi avanti e 1 indietro. E c'è da aspettarsi che ci sia il passo indietro nel mondo del digitale, che ci sia un rifiuto? Allora direi che farebbe comodo poterlo anche solo immaginare. Temo che quel mondo lì avrà la caratteristica di non concederci di fare un passo indietro. Perché? Perché da decine di millenni, il numero è abbastanza, non è detto a caso, l'umanità ha sempre avuto cura di non mai mettere le uova nella stessa paniera. Mi spiego, non è che dalla caccia, inventando progressivamente l'agricoltura, si è perso l'arte venatoria. La si è tenuta come la pesca, perché casomai il clima, no, quel giorno lì, quell'anno lì andasse male, comunque ci si aveva un metodo a disposizione. Fa parte del patrimonio culturale. Anche un metodo per nutrirsi quando le cose vanno male. Ecco. Allora ci si è sempre diversificati, ecco, mettiamolo così. E la diversificazione è un metodo di sopravvivenza. No? Nel mondo digitale si è fatta per la prima volta nell'umanità la scelta inversa. Abbiamo scelto di mettere tutte le nostre uova su un'unica infrastruttura, che è internet. Decade internet, decade il mondo come lo vediamo oggi attorno a noi, dalla produzione energetica, al trasporto, alla finanza, ai pagamenti, alle comunicazioni, cioè alla vita come la concepiamo quotidianamente nella sua semplicità quotidiana per l'appunto. Ecco, decaderebbe tutto questo. Quindi temo che per questo motivo il passo indietro sia sempre meno possibile.
ormai il tuo settore, il vostro settore è quello che si specializza, virgolette, nella, come si può dire, nella valutazione della sicurezza nelle aziende, nelle società, ma anche nelle istituzioni. È quasi un bollino che dice realmente qui c'è sicurezza, qui non c'è. Quanto è credibile un'operazione del genere? Non deve essere credibile, nel senso che non deve essere creduta, deve essere misurata. Verificata. Allora, oltre che verificata, deve essere validata. Ci sono la novità assoluta è che i processi di tutela, i processi per i quali devo garantirmi, no? Come dicevamo giustamente, al momento funzionano a due livelli. Si fanno le cose, cioè ci si contrasta il rischio, lo si aggredisce o lo si evita con i dovuti modi, e poi si fanno delle verifiche. Ecco, ci si ferma lì. Quello che va aggiunto ad oggi è il terzo livello della validazione, cioè le verifiche possono essere validate sì o no. Tipico esempio sarebbero la valutazione dell'errore. Una verifica può essere sbagliata, potrebbe anche essere un falso positivo, cioè risultare genuina mentre non lo è. Ecco, ci sono varie casistiche, quindi è importante metterci un terzo livello, che ovviamente abbia la sua indipendenza e che possa misurare le cose. La parola cardine è proprio quella: il rischio non va valutato, il rischio va misurato e da questa misura ci si può agire. Valutare il rischio è come mettere, diciamo, un cruscotto in una macchina, no? Poi misurarlo vuol dire avere il tachimetro e sapere esattamente a che velocità si sta viaggiando. Però c'è un elemento in questo ambito del rischio che, non so, sei tu che puoi dirmi come valutarlo, che è l'elemento umano. Spesso e volentieri è proprio l'elemento umano quello che crea, a volte che salva, ma altre volte che crea la situazione di forte pericolo. Nel senso, se io ho gli allarmi, adesso non voglio riferirmi a un episodio ben preciso, ma se io ho gli allarmi che mi segnalano sulla nave se mi avvicino troppo agli scogli, li spengo e prendo in pieno uno scoglio, magari al Giglio, tu come società puoi dire benissimo, io ho controllato, ma se poi hai un imbecille al timone, quello succede. Questo si è sempre verificato in passato e continuerà a verificarsi, questo è poco ma certo. L'elemento umano è sia quello che dimensiona gli eventi e che poi li subisce, no? Bossuet aveva una frase terribile, peraltro scritta secoli fa, quindi non lo si può accusare di aver voluto parlare del mondo digitale o dei rischi odierni. Diceva: Dio si ride degli uomini che continuano a promuovere loro stessi le cause, no, di quello che poi devono subire. Ecco, è esattamente quello che stiamo vivendo, motivo per il quale bisogna sempre e in profondità valutare le verifiche tramite un accompagnamento continuo. Stiamo parlando non solo di consapevolezza, stiamo parlando di, e uso la parola a proposito, di addestramento. Ecco, l'addestramento a contrastare il rischio è la chiave di volta, e più sono addestrato, più sono cosciente e meno ci penso. Ecco. Cioè più è per me assurdo, perché sono addestrato, spegnere un allarme, e più il rischio dell'esempio che abbiamo fatto prima viene meno. L'addestramento mi dice non si spegne l'allarme, punto. O se lo si dovesse spegnere per motivi che non stiamo qui a sviluppare, allora dovrei trovare dei metodi per mitigare quello spegnimento lì. Ecco. Far capire bene, cioè di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che bisogna uscire dalla visione un po' antica che i rischi hanno semplicemente delle cause a monte degli effetti a valle. Non è così. Okay? Non è così, perché le stesse cause possono provocare altri rischi ben diversi, gli stessi effetti a loro volta per l'effetto domino possono causare altri effetti ulteriori, ma gli stessi rischi provocano altri rischi. Ecco. Quindi uscire da questa visione un po' ingegneristica del rischio, no? E capire che il rischio deve essere misurato secondo la scienza del rischio, che è una scienza a parte, ma soprattutto va capito come un insieme.
e non come più cose messe lì C'è assieme. un sistema che si può... È un sistema dinamico nel quale l'uomo è sia la variabile dimensionante che quello che sopravvive o meno ai rischi, generati o meno da lui. Ecco, ma qual è il nuovo pensiero rispetto proprio a questo? L'uomo nella sua storia da sempre si è posto, ha usato come spiegazioni a volte la religione, a volte la superstizione, per comprendere il rischio. Oggi la novità qual è? Forte anche proprio questa tecnologia che sta aumentando. Esatto, è un momento di svolta questo per i rischi. Intanto perché, parliamoci chiaramente, il rischio, quando la parola rischio è un'accezione negativa, che invece chi è del mestiere non percepisce, perché chi parla di rischi in realtà parla della scienza del rischio, e alla fine del processo evitare i rischi vuol dire vivere, quindi la scienza del rischio per chi lo fa è scienza della vita. Okay? E, detto questo, stiamo vivendo un momento veramente epocale, perché ci sono state 3 grandi fasi. Adesso ovviamente come sempre inglobando secoli andiamo su delle semplificazioni, ma che sono necessarie per avere una visione globale del fenomeno. La prima fase era il fatum, era il destino, mettiamoci dentro le religioni, le credenze, insomma un insieme molto vasto, molto complesso, però è quello del fato e quindi del destino. La seconda avviene con lo sviluppo matematico della statistica, della probabilità, e adesso arriviamo al terzo. Mi soffermo sulla parola rischio. La parola rischio è una parola molto ambivalente perché ha 2 significati, e sia un pericolo potenziale, sia la probabilità che questo pericolo si verifichi. È la stessa parola che significa 2 cose radicalmente diverse. La seconda fase corrisponde alla seconda definizione, era voler andare a misurare la probabilità che quel pericolo potesse manifestarsi. E lì c'è un limite, perché tutto non è calcolabile. Allora abbiamo dovuto, e sto riassumendo, inventarci i cigni neri, cioè le casistiche che non corrispondono al calcolo o che non sono semplicemente prevedibili. Ecco. Adesso la terza fase che stiamo aggredendo adesso è una misurazione del rischio, quindi la seconda era valutazione del rischio, la terza è misurazione del rischio, dalla quale ci si tenta di togliere la parte probabilistica o statistica. Possiamo fare un esempio concreto per capire meglio? Allora, accettare il rischio o volerlo capire tramite il destino è ancora attuale. Ci si può arrendere al fatto che era destino che succedesse. Quindi non scartiamola, ha ancora il suo peso nella società e nelle credenze di ognuno di noi, che poi aggregate diventano dei fenomeni anche sociali. La seconda parte va ancora di moda, quella di voler appunto valutare il rischio. C'è anche un'altra espressione, la gestione del rischio, che non abbiamo usato perché il rischio, secondo alcuni di noi, non lo si gestisce. Ci si può incidere, ma di certo non lo si gestisce. Semmai è lui che gestisce noi. Esattamente, esattamente. L'esempio che potremmo fare è tipicamente su esempi, direi, che la cronaca ci dà, cioè i famigerati cigni neri, no? Cigni neri, cioè quegli eventi dove lo virgoletto, ma la scusa sociale è che sono ovviamente degli eventi che si producono così raramente che non potevano essere previsti. Allora non è del tutto così. Non li si può prevedere se si parte sulla base di una media matematica, cioè guardo al passato quello che è successo e mediamente mi accorgo che la dimensione delle onde fa un certo numero di metri di altezza e quindi adeguo la diga in funzione a. Ecco, questo calcolo matematico, lì bisogna entrare proprio nella meccanica, no? A volte non è adatto, bisogna invece passare dal calcolo dei cosiddetti valori estremi, no? Che è un calcolo diverso. Per fare un esempio concreto, è il calcolo che hanno adottato gli olandesi per costruire le dighe che, come sappiamo, reggono da secoli e difendono tutto un paese. Ecco, non si sono basati sulla media. Ecco, un esempio invece di mura alzate sulla media è stato il Giappone, con lo tsunami e con delle mura di 8 metri di altezza, che in questo caso si sono rivelate insufficienti. Ecco il passaggio dal mondo di ieri al mondo di oggi. È solo un esempio. Un altro esempio lo si può fare
è tratto la quotidianità di ognuno di noi. Molti interlocutori mi dicono: ma perché dovrei fare questo? Stiamo parlando di aziende, organizzazioni, insomma, grandi realtà, che si pongono la domanda a dire: ma io perché dovrei agire visto che questo non è mai successo, visto che questo rischio non si è mai manifestato, perché dovrei agire? La risposta non semplicistica, ma semplice, è la seguente. Ha mai avuto un incidente in automobile grave? Fortunatamente la maggior parte dei miei interlocutori mi risponde no. Dico: bene, perché continuo a mettere la cintura? Ecco. È tipicamente... Torniamo all'addestramento ancora una volta. Torniamo all'addestramento e torniamo al fatto di aver tolto la probabilità o il calcolo statistico dalle azioni di difesa e di protezione. Ti chiederei uno sforzo nel finale, riallarghiamo lo zoom e dal particolare andiamo a vedere il pianeta come lo vediamo da Google Earth. Dove sono le situazioni che secondo te rappresentano la criticità massima, le polveriere pronte per esplodere o già esplose? Una domanda difficile, come tutte le domande di sintesi, direi. Però proviamoci. Proviamoci. No, ma proviamoci nel senso che vorrei che fosse anche un invito a riflettere, in quanto la palla di cristallo non esiste, la materia di cui stiamo parlando è eminamente strategica e ha una caratteristica, è che non ci si può sbagliare. Sbagliare non è contemplabile, no? Se facessimo pittura, fortunatamente ci si può migliorare sbagliando e rifare la tela più volte. In altri ambiti no. Ecco, questo tipicamente è un ambito nel quale non ci si può sbagliare. Quindi il mio è più un invito a un pensiero collettivo. La prima cosa è di non pensare al rischio. Scusatemi, faccio un passo indietro. La caratteristica del mondo di oggi è che è un mondo guidato dalla velocità, dove non prevale più la supremazia del sapere, ma quelle delle sensazioni, delle emozioni. E quindi non ci si ha necessariamente una cognizione piena del fenomeno. Purtroppo i rischi necessitano studio, dedizione, a volte anche lentezza, prudenza, ecco, e sobrietà. Ecco, sicuramente dei termini che non fanno scopa col mondo di oggi. Ammettendo questo, secondo me, e con molta umiltà direi che i rischi del mondo di oggi sono di 3 categorie. Il primo è chiaramente il rischio ambientale e climatico, e non lo sto dicendo qui in nessuna veste né politica né di partito, ma semplicemente in modo scientifico, il quale rischio provoca e provocherà sempre maggiormente migrazioni di massa. Non sto parlando di fenomeni puntuali del Mediterraneo, senza volerli sminuire, però sto parlando di fenomeni molto più ampi a livello planetario. E non solo migrazioni di massa di persone, ma migrazioni di massa di sistemi e migrazioni di massa di dati. I 2 primi provocheranno il terzo, che sarà il moltiplicarsi dei casi di dispute di sovranità. Noi conoscevamo, e ahimè da anni, e l'Europa ne è uno degli esempi, conosciamo ambiti di disputa di sovranità territoriali, che continueranno ad esistere visto i 2 primi rischi, ma ai quali dovremmo aggiungere ambiti di dispute di sovranità digitale, a chi appartengono questi dati, chi deve beneficiare di questo flusso. Ecco i 3 ambiti di rischio: ambientale, climatico, grandi migrazioni di persone, dati e sistemi, e alla fine ovviamente moltiplicazione dei casi di dispute di sovranità territoriali e digitali. Insomma, è un XXI secolo un po' strano, ma se tu lo dovessi definire, il XX secolo era il secolo breve, il XXI rischia di essere quello veloce, ma il secolo veloce o il secolo superficiale? Ma direi che l'uno non esclude l'altro, anzi secondo me se ne nutre, cioè è la velocità che ci dà questa superficialità. Ecco. Superficialità che peraltro è non solo guidata dalle emozioni, ma superficialità che ci scollega dalla realtà. Cioè, per fare un esempio molto, molto breve, per sapere il tempo che farà questa sera, non dico i nostri antenati, mio nonno alzava la testa, guardava verso l'alto
e guardava il cielo e capiva e ci azzeccava abbastanza bene, sapendo il tempo che avrebbe fatto nelle 2 ore seguenti. Oggi guardiamo verso il basso il nostro telefonino per capire che tempo farà, anche a 1 ora di distanza. Ecco. Quindi il fenomeno della velocità... Lui pensava e noi no. Probabilmente sì, probabilmente devo dire di sì. Quindi velocità, superficialità e sconnettersi dalla realtà.